Benvenuti sul mio canale. Da un po' di tempo ho iniziato a fare il pane in casa e oltre a essere più economico può essere arricchito con gli ingredienti che preferiamo. A me per esempio piace aggiungere l'olio extravergine di oliva. Non è difficile da fare, ha solo bisogno di più tempo per lievitare, ma alla fine dà molta soddisfazione. Poi durante la cottura sprigiona un profumo che mi ricorda i tempi passati quando in paese c'erano molte panetterie e la mattina quando si andava a scuola nell'aria c'era una fragranza di pane appena sfornato e veniva voglia di mangiarne un pezzo. In questo video preparo 3 ciotole di impasto sempre con lo stesso metodo, per 3 forme diverse di pane, i filoncini, i maggiolini e le biovette piemontesi, e vi condivido la mia ricetta. Metto nella ciotola e mescolo 2 tipi di farine, 300 g di farina di grano tenero tipo 2 con 12 g di proteine e 200 g di farina di grano tenero tipo 00 con 11 g di proteine. In un tazzone idrato il cubetto di lievito fresco con metà dell'acqua a temperatura ambiente e un cucchiaio di zucchero. Una curiosità sul lievito fresco: siccome si deteriora facilmente tenuto in frigo, i cubetti possono essere conservati in freezer fino al momento dell'utilizzo, senza perdere il potere lievitante. Quando il lievito si è completamente sciolto, lo verso nel centro della ciotola, mescolo con un po' di farina e poi lascio riposare per 10 minuti. Trascorso questo tempo, l'impasto si presenta con delle bollicine, quindi aggiungo l'acqua rimanente e impasto. Metto il sale infine verso l'olio e lo incorporo. Impasto ancora fino a quando il panetto è morbido, compatto e non appiccicoso. Ora lo spolvero un po' di farina e lo lascio riposare a temperatura ambiente nella ciotola coperta da un canovaccio. Dopo 3 ore normalmente l'impasto ha raddoppiato il volume, quindi lo reimpasto e lo lascio di nuovo riposare. Dopo 4 ore riprendo l'impasto, lo verso sulla spianatoia. Lo taglio in 4 parti più o meno uguali. Con una leggera pressione spiano un poco ogni parte. La arrotolo su se stessa 2 volte. Poi le do la forma che desidero. Mantengo questa forma per le biovette piemontesi, do la forma allungata per i filoncini e a pallina per i maggiolini. Ora sistemo le forme di pane sulla leccarda ricoperta con carta forno. Con il coltello faccio più tagli obliqui su ogni filoncino, un taglio a metà sulla pallina per i maggiolini e un taglio per la lunghezza per le biovette. Infine copro la leccarda con la pellicola e lascio lievitare per altre 4 ore. Dopo questo tempo le forme di pane sono belle gonfie, quindi tolgo la pellicola e inforno nel forno statico preriscaldato a 220 gradi per 10 minuti, poi abbasso la temperatura a 180 e cuocio ancora per altri 20 minuti. Ora sforno, lascio raffreddare e il pane è pronto. Se fate come me che preparo parecchio pane, lo potete congelare inserendo ogni forma in un sacchetto di nylon per alimenti, scongelarlo 2 ore prima di portarlo in tavola a temperatura ambiente o altrimenti scaldarlo in forno per qualche minuto e sarà come appena fatto.
La lunga lievitazione rende il pane più digeribile, più saporito, più leggero, con la crosta più croccante e si conserva più a lungo. Vi ringrazio, vi invito, se è stato utile il video, a mettermi un like e se avete domande da farmi scrivetele nel commento, vi risponderò al più presto. Un saluto, al prossimo video.